Cuoricini, cuoricine, come state? Tutto bien? Ma per te cosa porta il 2023? Per chiudere l'anno in bellezza ho volutamente scelto di fare un titolo in rima, che sia di buon auspicio per questo nuovo anno che sta per arrivare. Quindi andiamo a fare questa lettura per te e, a fine stesa, come solito, darò una risposta alla tua domanda con gli arcani maggiori ed un messaggio in scrittura automatica. Subito dopo la sigla scegli a distinto uno dei 3 mazzi e andiamo a vedere per te cosa porta il 2023. Questo Cuoricini, cuoricine, come state? Tutto bien? Prepariamo i nostri 3 mazzi per questo video, questo interattivo, dal titolo per te. Cosa porta questo 2023? Sapete che è un interattivo e come tale va considerato. Se non fa riferimento o non risuona con la vostra situazione, lasciatelo andare, passate oltre perché significa che non è per voi. Vi ricordo anche che questo video, questo interattivo, ha validità da quando viene visto, indipendentemente dalla data di pubblicazione, quindi vale anche se lo vedete tra 1 mese, 2 mesi, magari anche 1 anno, a prescindere da quando viene pubblicato. Aggiungo ancora queste carte e gli oggettini. Per la variante numero 1 abbiamo la nota musicale che simboleggia l'armonia. Variante numero 2, la stellina che sono i sogni. E per ultimo, ma non meno importante, la variante numero 3 con il fiocco di neve che simboleggia i doni del cielo. Quindi focalizzatevi bene su una delle 3 varianti, sui mazzi o anche sugli oggettini, come preferite voi. E andiamo a vedere per te cosa porta questo 2023. Ti lascio un po' di tempo per pensare. Nota musicale. Iniziamo con te. Suerte, nota musicale per te. Andiamo un po' a vedere questo 2023, questo nuovo anno, che cosa ti porta. Andiamo a fare una previsione. Penso che in questo momento tu potresti sentirti particolarmente connesso o connessa con la lettera A, lettera G, P, T, E e lettera F. Vado a darti 4 numeri che potrebbero ricordarti un qualcosa. Possono far riferimento a una data, a un numero di telefono, oppure possono anche essere numeri che vedi ripetersi spesso. O magari anche numerini fortunati. 7, 65, 71 e 37 sono questi. 7, 65, 71 e 37. E adesso andiamo a vedere chi sei tu, nota musicale, e poi parleremo di questo 2023 in arrivo. Nota musicale sei di un segno di terra, Toro, Capricorno, Vergine,
ma potresti anche essere di un segno d'aria, Gemelle, Bilancia e Acquario, oppure avere un ascendente in uno di questi segni. Nota musicale. Innanzitutto, non a caso, penso che tu sia un amante della musica, perché lo vedo di qua. È come se la musica facesse parte integrante, ehm, della tua vita. Potresti essere un musicista, una cantante, oppure un qualcuno che ascolta, spesso e volentieri musica, In particolare, c'è una canzone che tu ascolti spesso, che potrebbe ricordarti un particolare momento della tua vita, dove, mhmm, potresti esserti sentita o sentito escluso da un qualcosa, mh? Nota musicale, sei, un qualcuno che, ricordi ogni particolare di quello che ti succede, lo analizzi, lo ricordi, insomma tendi ad analizzare un po' tutto, e poi vai a farti un'idea tutta tua riguardo magari quello che succede, e molto spesso quest'idea che ti fai, potrebbe essere, mh, anche una sorta di, quello che pensi tu e che magari poi nella realtà proprio così non è, Quindi attenzione a non lasciarsi condizionare troppo, da quello che spesso e volentieri, tu pensi, che magari sono congetture, un qualcosa che sono idee che magari ti fai tu circa una situazione. Ti vedo impegnarti molto nel lavoro o comunque, sei un qualcuno che nella vita, vorrebbe andare a realizzare un qualcosa, di tutto suo, una gran lavoratrice, un gran lavoratore, la nota musicale. Ehm, Abbiamo dei sogni qui, perché lo vedo da questa carta, c'è un sogno, un qualcosa che tu vuoi andare a realizzare, e a proposito, di queste cose, di questi sogni che tu potresti avere, mi viene da dirti che, il tuo futuro dipende da molte cose, ma principalmente da te, mh? Sei tu che vai a costruire il tuo futuro. Una persona molto dolce ed empatica, la nostra nota musicale, che si sente un po' intrappolata, vedi? Non a caso è uscito qua, in una situazione che va a ripetersi sempre uguale, sempre nello stesso modo, nella stessa modalità, o dove probabilmente puoi esserti sentita esclusa o escluso da un qualcosa. Ehm, e nonostante tu sia un qualcuno tendente a dare sempre molto, a offrire molto agli altri, e molto spesso gli altri però no, ricambiano con la stessa moneta, quindi bisognerebbe magari, ecco, valutare bene quando si va a dare un qualcosa o anche troppo, e vedere che cosa si riceve in cambio. Mhmm, Direi che la nota musicale è un qualcuno innamorato. Può essere anche di una persona o di una situazione o di un sogno in particolare, che tu hai. Io ci vedo amore, ci vedo dei sentimenti qui, per te. Potrebbe trattarsi, di un qualcuno di un segno d'acqua, un Cancro, Scorpione, Pesci, che una persona molto allegra, che sì, ricambia,
il tuo sentimento. Questo non per tutti, perché è un interattivo. Io qua ci vedo un qualcosa di ricambiato, ma un po' alla leggera, se vogliamo, non propriamente magari quello che vorresti tu, però ci vedo un segno d'acqua, un Cancro, Scorpione e Pesci, volendo. Penso che tu faccia un lavoro che ha a che fare con la comunicazione, oppure che hai a che fare con molte persone, con tanta gente, ma in particolar modo comunichi. E qui io ci vedo un lavoro che ha a che fare con la comunicazione per te. Su un qualcosa che stai per intraprendere o vuoi intraprendere, credo sia necessario avere un pizzico di, come ti posso dire, di intraprendenza in più con questa carta del matto, perché vedi la possibilità c'è, però qua le carte indicano più intraprendente, nota musicale, perché sono dell'idea che c'è un qualcosa che tu vuoi andare a fare, che si tratti di lavoro, che si tratti di sentimenti, che insomma lo sai tu, però qua indicano più intraprendenza. Anche perché come prima carta, spero che tu la veda, mi indicano che potresti sentirti in questo momento un po', magari ecco, bloccata oppure non completamente come vorresti essere, o ti senti isolata o ti senti, c'è una sorta, vedi anche qua ce lo indicavano e qui anche, come se fossi stata o ti sentissi esclusa da un qualcosa. E adesso andiamo a fare questa previsione per te, per l'anno 2023 e vediamo cosa ci dicono. Non a caso qua, dove ti parlavo di intraprendenza, mi esce il mago. Allora, doppiamente intraprendente su questa iniziativa, che potrebbe anche avere a che fare con un qualcosa di artistico, ma non necessariamente, circa questo qualcosa che tu vuoi andare a realizzare, il mago ti dice doppiamente intraprendenza. Hai le capacità di, hai la possibilità di fare e allora fallo. Potrebbe esserti richiesto anche cambiare un po' le tue vedute circa una determinata situazione, se non addirittura strada, magari tu ti eri imposta o imposto un determinato percorso e qua le carte ti dicono come se dovessi abbandonare anche delle vecchie credenze che hai avuto, se non addirittura cambiare un po' la prospettiva o la strada dove ti vuoi dirigere. Ti vedo realizzarti con questa regina di denari, in particolar modo qua io ci vedo carriera, lavoro. Può trattarsi di un incremento anche dal punto di vista delle finanze, qua con questo 10 di denari, però per me una regina di denari è una persona che conquista o conquisterà in questo caso un qualcosa per questo 2023. Quindi una delle primissime cose che vedo è una conquista dal punto di vista di un qualcosa che ha a che fare magari con la carriera o con i soldi o con una soddisfazione che però dipende dalla tua iniziativa. Andiamo avanti, guarda, asso di coppe, l'imperatrice, l'avevo appena detto. Cosa parlo fare io? Allora, qui in assoluto sai quello che devi fare per questo nuovo anno e intraprendi con successo. Cambiare prospettiva per diventare un'imperatrice, e cioè una persona
realizzata, una persona contenta di ciò che andrà ad ottenere in questo 2023. Mi viene anche da dirti che se in passato, vedi, puoi aver avuto magari delle difficoltà o la necessità comunque di dover cambiare strada o l'avrai, ricorda che il passato non si cambia, ma se si cambia il presente con questo mago, si finisce anche per cambiare il futuro e abbiamo un'imperatrice, eh? Ho detto poco, tu m'hai capita. Qua, per il 2023, un'altra cosa che vedo, con questo cavaliere di denari, c'è la possibilità, di conoscere una persona nuova, oppure se è un qualcuno che conosci già, vediamo un po'. Penso che sia un qualcuno che conosci già, perché qua ho un 5 di coppe. Se la relazione si è interrotta o comunque c'è stato o ci sarà in questo futuro una sorta di rimpianto per un possibile segno di terra, perché per me questo cavaliere di denari potrebbe essere anche di un segno di terra, un Toro, Capricorno, Vergine. Vediamo. Abbiamo la stella e l'asso di denari, quindi allora io ci vedo o una conoscenza, una nuova conoscenza con questo segno di terra, però per me, da quello che le carte qua mi indicano, è un qualcuno che tu potresti già conoscere, dove va a cambiare un ciclo in questo futuro prossimo, e poi abbiamo la stella e un asso di denari, quindi è una possibile relazione che va a andrà ad esserci, ecco, con questa persona. Potrebbe anche essere in qualità di cavaliere di denari un tuo collega di lavoro. Qui in questo 2023 le carte raccomandano di fare un po' attenzione con le spese, perché è vero che entreranno dei soldini, però attenzione, nel senso che, come ne entrano tanti, bisogna anche fare, un po' parsimonia, nel senso dove si vanno a spendere e soprattutto in che cosa li spenderemo, Qui ti vedo prendere una decisione importante in questo 2023, grazie al tuo intuito. Ci sarà una situazione che ti porterà necessariamente a dover prendere una decisione, e lo farai seguendo il tuo intuito, e vai che non sbagli. Però devi seguire il tuo intuito, non magari ciò che ti viene detto o da persone che ti circondano o qualcuno che va a dire determinate cose, no. Devi seguire il tuo intuito. Può essere che riguardi l'aspetto più economico oppure lavorativo, c'è una decisione importante, forse di fare anche, potrebbe anche essere l'acquisto di una casa, piuttosto che un qualcosa di piuttosto importante, io vedo qua, per la nota musicale. Aprire un'attività potrebbe essere, qualcosa probabilmente, ecco, qui indicavano di fare, attenzione, non sono carte negative, però 4 di denari, cercare di valutare bene, e non, diciamo, fare investimenti che potrebbero, ecco, non risultare
se mal fatti, positivi. Però, grazie al tuo intuito, vedrai che non sbagli. Ma allora, qui se parliamo di sentimenti, torno a dirti che io ci vedo un qualcosa con una persona, quella che ti dicevo prima, che possibilmente dovrebbe far parte del tuo passato, e se non lo è sarà comunque una persona nuova, dove andrà ad iniziare un qualcosa, ma ci vedo anche un qualcun altro che fa parte delle o farà parte delle tue amicizie. Qui è un segno di fuoco, potrebbe essere, e che andrebbe preso un po' per quello che è. Probabilmente una persona, forse poco affidabile, una persona con la quale ti sembrerà di non vedere la via d'uscita, dove si diranno delle cose o andrete a dirvi delle cose, però ecco, forse converrà prendere le distanze, dicono le carte, però sceglierai tu quello che vuoi fare, nota musicale. L'intuito non ti manca. Un'ultimissima cosa che mi viene da dirti qua è che c'è un cambio di ciclo in questo 2023 importante per te, dove con questo 6 di denari, anche grazie ad alcune persone che ti saranno vicine, si andrà a trovare un equilibrio, una stabilità, una tranquillità. Non prima però di aver messo un punto, una fine su una situazione che, nonostante i tuoi sforzi, ti ha causato dei dispiaceri per me, e però finalmente si chiuderà questo ciclo e si va a trovare un equilibrio, grazie anche delle persone che ti staranno vicine e ti aiuteranno. Potrebbe essere questo imperatore. Ti vedo cambiare in questo 2023, prendere la vita un pochino più alla leggera di come probabilmente tu hai fatto finora. E ti vedo stare bene. Ti vedo una persona che finalmente dice: "Ah, come mi sento bene adesso". Penso sia andrai a riscoprire in questo 2023 che bisogna prendere le cose un pochino più alla leggera, un pochino lasciare più correre ciò che magari non fa per te, lascia andare, e viviti quello che ti fa stare bene. E in ogni caso, pare fosse Papa Giovanni a dirlo, non vorrei sbagliarmi, ma diceva che il futuro inizia oggi e non domani. E allora, se vuoi già sentirti bene da subito, ricorda questa cosa che ti ho detto. Adesso ti chiedo di pensare ad una domanda e vado a darti una risposta secca con gli arcani maggiori, un sì o un no, in base alla domanda che tu farai. Vediamo per la nota musicale. Vediamo un po' qua. Il Papa, il giudizio e il mondo. Dunque, la risposta è un sì. Avevo appunto citato
il Papa, pochi secondi prima, chissà. Non penso sia un caso che è uscito qua il Papa. Qui ti parlano di sapere qual è la cosa giusta da fare circa questa domanda che tu hai fatto, questa situazione, quindi tu sai qual è la cosa giusta da fare. E qui ci sono notizie che vai a ricevere circa questa situazione e poi con questo mondo, che peraltro volendo sta a significare anche la chiusura di un ciclo e l'apertura di un qualcosa di molto positivo, di una ritrovata, come ti posso dire, qui c'è per te, innanzitutto la risposta è un sì. Grazie delle notizie che riceverai, una ritrovata armonia, quello che tu volevi sostanzialmente, quindi è un sì. Però ci sono notizie che devi ricevere e tu sai qual è la cosa giusta da fare. In ogni caso è un sì. Adesso vado a scriverti un messaggio in scrittura automatica, un po' in base a quello che mi è uscito qui per te. Vediamo per la nota musicale. C'è una persona che tu conosci e che indossa un gioiello con una pietra o delle pietre verdi. Quindi una pietra verde io ci vedo qua, magari sei tu. Questa persona deve dirti questo. Perdonandomi, non puoi cambiare il passato, ma il futuro sì. Questo era un messaggio da parte di una persona che ti dice: c'è una persona che tu conosci e che indossa un gioiello con una pietra o delle pietre verdi. È particolare questo colore verde, verde chiaro, verde scuro, insomma, lo sai tu. E magari potresti anche essere tu. Questa persona deve dirti questo: perdonandomi non puoi cambiare il passato, ma il futuro sì. E questo era il messaggio per te. Nota musicale. Penso che tu mi abbia capita. E allora ti dico adelante, con questo Papa,
che diceva il futuro inizia oggi e non domani. Mi pare fosse proprio lui, Papa Giovanni Paolo. Adelante, nota musicale, facciamo un po' di ordine qua sul tavolo e passiamo alla stellina. Adelante, nota musicale. Stellina, suerte per te. Andiamo un po' a vedere questo 2023, che cosa ti porta. Penso che in questo momento tu potresti sentirti particolarmente connessa o connesso con la lettera R, lettera M, S, la R te l'ho già detta, C, L e lettera T. Adesso vado a darti 4 numeri che potrebbero ricordarti un qualcosa, o magari può essere una data, un orario, oppure un numero di telefono, o magari li vedi ripetersi spesso, o possono anche essere numerini fortunati. 3, 19, 74, 30. 3, 19, 74 e 30. E adesso andiamo a vedere chi sei tu, stellina, e poi facciamo questa previsione per l'anno 2023. Stellina qua, sei di un segno d'aria, un Gemelli, Bilancia, Acquario. Potresti anche essere un segno di fuoco, Ariete, Leone, Sagittario, avere un ascendente in uno di questi segni. La stellina è un qualcuno che potrebbe avere un aspetto molto giovanile o sembrare più giovane della sua età. È un qualcuno che io ti vedo in movimento. È come se tu immaginassi, o puoi aver fatto anche di recente un cambio di casa, un viaggio, o ti immaginassi in questo momento altrove, come se dicessi: la mia vita non è qui ma è là. E ti vedo una persona molto emozionale, che talvolta si lascia un po' condizionare anche da queste emozioni. C'è da dire che sei un qualcuno che viene anche un po' considerato punto di riferimento per le altre persone, oppure con questa carta sapete che vi dico che siete amanti degli animali, o magari ne possiedi uno, stellina, o anche di più, un cane, un gatto, insomma, quello che hai lo sai. Però immaginiamo la vita altrove, o meglio, o ti sei già spostata, o in questo momento tu immagini magari la tua vita da un'altra parte. E cos'altro vedo per te? Vedi, anche qui è come se in questo momento che tu stai guardando la stesa, la tua testa fosse
già là, e per questo là sai che cosa intendo, un posto, può essere un luogo, può essere una persona, può essere, ecco, però al di fuori di dove tu sei adesso e che mi stai guardando. Io vedo questo. E c'è qua però un qualcosa che tu devi definire, eh. Vuoi stare lì dove sei adesso o vuoi stare là? Pare che questo dipenda un po' da te. Pare. Viste queste carte mi viene da dirti che bisognerebbe anche mettersi un po' ad inventarlo il domani, invece di preoccuparci di quello che può essere successo ieri. Qui c'è qualcosa che tu devi andare, metaforicamente parlando, ad inventare. Quindi puoi inventarlo questo domani, senza preoccuparti di quello che è successo ieri. Magari tu sei anche un artista, un qualcuno che è un artista in un qualcosa, potresti anche dipingere, disegnare o creare. C'è un qualcosa che tu crei, che fai. Quindi puoi tranquillamente metterti da questo momento ad inventare il tuo domani, perché le capacità le hai. E non sentirti probabilmente limitata in una situazione che non ti appartiene, stellina. L'amore qua. È possibile che tu abbia un amore che però è altrove, che è da un'altra parte, per quello che la tua testa è là. O c'è un qualcosa che ti appassiona, che è altrove. Un amore anche ricambiato, Chissà che non sia di un segno d'aria, un gemelli bilancia acquario, non per tutti, perché questo è un interattivo, ma potrebbe essere. Allora, qui per la stellina c'è da prendere un'iniziativa, anche in maniera un po' grintosa, non stare a piangersi magari addosso più di tanto. Qua un 9 di spade parla anche di ansia che tu potresti avere in questo momento. Una certezza c'è, quindi perché essere in ansia? Perché con questo 9 di spade non ci dormiamo talvolta la notte? Secondo me la situazione che c'è in questo momento, che io vedo in questo momento per te, va affrontata con un po' di grinta. E perché questa carta me lo indica. Cavaliere di spade talvolta anche un po' senza pietà, detta proprio così, però metaforicamente parlando, naturalmente. Penso che tu mi abbia capita e nel tuo presente io vedo questo e vedo che ci sono delle soddisfazioni che nonostante tutto tu puoi aver ricevuto, però con riferimento al momento presente comincia ad inventare il tuo domani, senza preoccuparsi troppo di quello che è accaduto ieri. Questo ho visto per te, stelline. Adesso ti parlo di futuro, questo anno 2023 in arrivo. Beh, innanzitutto qui ci indicano, con questo 4 di bastoni, l'incontro con una persona che potrebbe essere la tua anima o fiamma gemella, o con un qualcuno molto complementare con te, dove c'è una connessione speciale, nonché che vi completate anche a vicenda. E questa cosa
se non è già successa, succederà abbastanza inaspettatamente, dove un qualcosa va a succedere proprio quando meno te lo aspetti, un qualcosa che potrebbe anche, volendo con questa torre, perché per me la torre è un fatto inaspettato, nonché potrebbe essere una persona dove, si era chiusa addirittura la relazione, e con questo asso di spade, si andrà a chiarire. Io penso che quello che abbiamo visto prima, ehm, questo questa lontananza, questo tuo pensiero che è altrove, potesse far riferimento probabilmente anche a questa persona, nonché a una situazione, Quindi ci vedo innanzitutto, mhmm, quello che ti ho detto. Non a caso mi si ripete il carro, quindi ti dico che nel 2023 ti vedo cambiare casa o ti vedo spostarti altrove o fare dei viaggi, ehm, e così ci passa anche un po' quest'ansia che potrebbe esserci in questo momento. 2 assi abbiamo, l'asso di spade e l'asso di bastoni, quindi sono cose nuove che vanno ad iniziare. Ehm Dopo aver sopportato per un periodo una situazione che potrà sembrarti pesante, ma io ci vedo un movimento qua, un andare avanti, un andare oltre. Quindi vedi, sentimenti con una persona che sono anche ricambiati, peraltro, e tu dovresti sapere chi è. Ehm, Un'altra cosa che ti devo dire è che, io ti vedo con questa carta del mondo e con questo 7, di denari. Andare a sperimentare una situazione dove ti sembrerà di aver già raggiunto, quello che tu ti aspettavi di raggiungere, ma che di fatto non sarà completamente così. Ti spiego. Ehm, è possibile che ci sian dei chiarimenti, è possibile che si raggiunga, ecco, un qualcosa che però porta comunque a una sorta di, tergiversare. Ecco, adesso poi vediamo come va a finire, Quindi in questo 2023 ci si va a chiarire una situazione o un qualcosa con un qualcuno, ma per un periodo si continuerà ancora a tergiversare un po'. Ehm, e quella situazione un po' pesante che ti dicevo prima, che la vedo ripetersi, nel senso la vedo andare ancora avanti per un periodo, perché anche qui con questa carta dell'appeso ci parlano, ehm, di portare avanti forse ancora per un periodo una situazione che un pochino ti pesa, e che magari non ti fa, vedi, nuovamente dormire la notte, però stiamo parlando, di un periodo, Vediamo un po' qua. Mh. Allora, al di fuori dei sentimenti, io vedo qua per te che nel 2023 ci vedo una fine della solitudine. Se tu in questo momento sei sola o solo, ci vedo arrivare qualcuno che potrebbe essere di un segno d'acqua, un Cancro, Scorpione, Pesci, non ti vedo più sola o solo, un qualcuno che potrebbe, vivere in una città di mare, non per tutti però, o essere particolarmente amante
del mare, e se tu lo sei, potrete andare a condividere dei bei momenti insieme che hanno a che fare anche col mare. Qua ci vedo proprio fine della solitudine e l'incontro con una persona dove forse tu inizialmente, vedi, per via di situazioni passate che hai sperimentato in passato, potresti anche non voler accettare, però è impossibile. Qui abbiamo una regina di coppe, abbiamo un qualcuno che ha dei sentimenti per te e sono ricambiati. Altre cose che ti devo dire, che volevo già dirti prima, poi mi sono un po' concentrata sull'aspetto più sentimentale della stesa, è che questo movimento di questo carro, io lo vedo sicuramente ancora nei mesi invernali, gennaio, febbraio, marzo potrebbe essere, o comunque ci vedo che potrebbe anche essere uno spostamento che tu vai a fare a nord o più a nord con rispetto a dove sei adesso. Un cambio di casa può essere, o comunque potrebbe essere un qualcuno che dal sud viene al nord verso di te o viceversa. Qui io vedo mesi invernali, vedo questo spostamento, cambio di casa verso il nord, con una persona che sa molto bene cosa vuole realizzare con te o cosa andrete a fare insieme, oppure questo spostamento sarà una certezza per te. Ecco, questo mi viene ancora da dirti, che non ti ho detto prima. E poi ma allora qua per la stellina io per il 2023 ci vedo una ritrovata passione per un qualcosa, oppure dei ritrovati sentimenti, nonostante il cuore in passato possa essere stato ferito, ci riapriamo a quello che è, a quello che sono le cose più sentimentali della vita, e l'incontro con un qualcuno, sicuramente un amante degli animali, vedi anche qua, e prima ce l'avevano fatto vedere anche per te, se non sbaglio, eccola qua. E questo era per te. Se in questo momento senti che ti manca un qualcosa, in questo futuro smetterà di mancarti, o ti mancherà ancora per un periodo e poi fine delle mancanze, e poi ci vedo anche fine della solitudine. E questo è quello che ho visto per te, stellina. Adesso ti chiedo di pensare ad una domanda e vado a darti una risposta secca con gli arcani maggiori, un sì o un no, in base alla domanda che fai tu. Vediamo un po' cosa ci dicono per la stellina. Vediamo un po' cosa abbiamo qua. L'imperatore, il mago e l'appeso. Beh, l'imperatore c'era già anche uscito qui,
Allora, riguardo alla tua domanda, mh, per me qua è un sì, è una certezza, è un qualcosa, mhmm, dove tu sai, mhmm, di essere, ecco, certa o certo, da parte tua però, mhmm, con questo mago ti dicono intraprendenza, mh? È necessario metterci, ecco, del tuo, dell'intraprendenza, perché, circa la tua domanda, c'è un qualcosa che ostacola, mh? Purtroppo. Quindi, qui la risposta è un nì. Adesso andiamo poi a vedere mettendone giù altre, È un sì, è una certezza, ehm, ci vuole intraprendenza, però c'è purtroppo qualcosa che ostacola qua. Vediamo. Sai, si dice che il futuro dipende anche da ciò che facciamo nel presente e qua pare che c'è un qualcosa che tu debba fare, sai. Vediamo un po' per la stellina. Mh. Il Papa, gli innamorati e l'imperatrice. Beh sì, sicuramente c'è un qualcosa che tu devi fare per, mhmm, superare questa situazione qua dell'appeso. Ciò che tu farai sarà sicuramente la cosa giusta e, con questa carta degli innamorati, con l'imperatrice, potrebbe anche trattarsi di una scelta, ma di sicuro successo. Chissà che qui non si stia parlando di sentimenti. Potrebbe anche essere, perché abbiamo una coppia, imperatore e imperatrice. Allora, se hai chiesto per una relazione, sappi che, mhmm, purtroppo ci saranno ancora degli ostacoli, ma, mhmm, si possono superare con questo papa. Mhmm, quindi anzi, andranno a questi limiti, si superano con intelligenza, con serietà di intenti, mh? E io qua ci vedo una bella coppia, imperatore e imperatrice. E grazie al mago e al papa, questi ostacoli che se ne vanno. Mh. Quindi la risposta è un sì per la stellina. Se invece, ci parlavano di un'altra situazione, perché, può essere che tu hai chiesto anche un qualcos'altro, vale la stessa cosa, qualcosa che tu devi fare per superare, diciamo, questi limiti, mh, e se hai chiesto, magari per un'attività, per il lavoro, oppure una qualsiasi cosa, è comunque un sì. Adesso vado a scriverti un messaggio in scrittura automatica, quello che mi verrà da dirti. E vediamo per la stellina. Mh. Mh. Di recente hai incontrato o conosciuto un qualcuno che ti mette, mhmm,
particolarmente di buon umore. Lui o lei vogliono dirti questo, perché può essere un lui o una lei, qua. Mh. Ti farò presto un regalo che non ti aspetti. Quindi, adesso che lo sai, vorrei che ricambiassi questo regalo mi viene da dire dolci. Mi piacciono molto i dolci. Curioso questo messaggio. Che dice per te? Di recente hai incontrato o conosciuto un qualcuno che ti mette particolarmente di buon umore. Mh? Questo lui o questa lei vogliono dirti questo: ti farò presto un regalo che non ti aspetti. Quindi, adesso che lo sai, vorrei che ricambiassi questo regalo. Quindi pare che tu debba ricambiarlo e che questa persona dica, mi piacciono molto i dolci. Penso che tu mi abbia capita, stellina. Questo era il messaggio per te. Mh. E se qua, si parlava di sentimenti, se la tua domanda faceva riferimento ai sentimenti, ti dico ancora questo, poi concludo la tua variante. Ricorda che, mi pare fosse Sant'Agostino a dirlo, che la misura dell'amore, è amare senza misura. E queste carte è come se m'avessero detto, ecco, di dirti questo. Adelante, stellina. Faccio un po' di ordine qua sul tavolo. E passiamo a fiocco di neve. Adelante, stellina. Fiocco di neve. Suerte per te. Andiamo un po' a vedere, che cosa ti porta questo anno 2023. Penso che in questo momento, tu potresti, sentirti particolarmente connessa o connesso con la lettera, A, lettera F, lettera B, T, E,
e ci aggiungerei anche mh, la lettera V, o anche lettera V. Vado a darti 4 numeri che, potrebbero ricordarti un qualcosa, oppure, magari hanno un senso per te, può essere una data o un numero di telefono, oppure li vedi ripetersi spesso, magari anche numerini fortunati. 34, 51, 61, 18. 34, 51, 61, 18. E adesso andiamo a vedere chi sei tu, fiocco di neve, e poi andiamo a parlare di questo anno 2023, questa previsione per l'anno 2023, per il fiocco di neve. Fiocco di neve, ti vedo di un segno di terra, un Toro, Capricorno, Vergine, ma, potresti anche essere di un segno d'acqua, un Cancro, Scorpione, Pesci, o avere un ascendente in uno di questi segni. Qua il fiocco di neve piace, può stare al centro dell'attenzione, ti vedo, o comunque condividere, determinati momenti della tua vita, spesso e volentieri, con altre persone, ma, piuttosto al centro dell'attenzione, ti vedo. Qui abbiamo un mago, un qualcuno che potrebbe avere, ecco, una passione in ambito esoterico, nonché possono piacerti i tarocchi, oppure, la spiritualità, sei una persona molto spirituale, guarda, non a caso ci esce anche questa luna, quindi qui, ci vedo tanta spiritualità per il fiocco di neve, che ha un bel caratterino tosto, con questo imperatore. È come se tu non avessi paura di nulla. Non abbiam paura di niente qua, andiamo dritti verso la meta col fiocco di neve, siamo tenaci. Ed è positiva come cosa, sei un qualcuno che, ha dei figli o desidera averne, o desideroso di averne, però chissà come mai circa i sentimenti, perché per quanto riguarda vari aspetti della tua vita io ti vedo tenace, ti vedo convinto o convinta, senza paura, però circa i sentimenti invece è un po' titubante, c'è un qualcosa che non ti lascia essere completamente te stesso o te stessa, o come vorresti essere. Magari, ecco, circa i sentimenti puoi essere una persona timida e insicura, c'è questa insicurezza, questa paura di fondo che peraltro non dovresti avere, perché, sei comunque un qualcuno, con questo re di coppe, con una grande capacità di amare. E allora un pizzico di sicurezza in più circa i sentimenti, male non fa, anzi. E penso che tu in questo momento possa essere innamorato o innamorata di qualcuno, È come se tu ti aspettassi da un momento all'altro, qui abbiamo anche, non a caso, la veggente. Allora qui o c'è un mago o c'è una maga, È come se ti aspettassi da un momento all'altro, con questa carta della morte, la trasformazione di un qualcosa che deve andare a cambiare. Una situazione che, probabilmente, vedi, ti limita
oppure dove abbiamo qui con questo 3 di spade una sensazione come se potessi esserti sentita tradita o sentito tradito. Ecco, questo mi fanno vedere. Di recente potresti avere, chiuso con questa torre, una situazione, o c'è un qualcosa che improvvisamente, è successo, poi io ci vedo una chiusura, qualcosa che si è interrotto, si è spezzato, mh? Ehm e una situazione che o un qualcosa che tu consideravi quasi parte della tua famiglia, mh? O che era molto familiare per te. Ehm, quindi è possibile che si tratti anche di una persona, nonché di una situazione che consideravi molto familiare, mh? E adesso con questo appeso e questo 4 di coppe siamo lì che, mhmm, meditiamo, pensiamo, non facciamo nulla in merito, mh, anche se a mio avviso sarebbe necessario fare, perché le possibilità ci sono e anche tante, non solo una, mh? Ehm, vedi anche qua. Da imperatori, quali eravamo all'inizio, che ti dicevo questo carattere che non si ferma davanti a niente, siamo diventati sognatori, mh? Stiamo parlando del presente, fiocco di neve. Ehm, fiocco di neve, io penso che, tu sia un qualcuno che ha un sacco di possibilità e devi solo osare un pochino di più, tirare fuori quell'imperatore che c'è in te, mh, e osare, perché le possibilità le hai e non ti mancano, mh? Le carte mi dicono questo, sai? Anche perché si dice che la vita sia un'avventura da vivere, non un problema da risolvere. Qui sembra che ci siamo un po' focalizzati o fossilizzati solo sui problemi. Vedi? Quindi riscopriamo l'avventura. Cerchiamo di non avere paura di vivere determinate situazioni o determinate occasioni che si presentano, perché, ehm, come ti dicevo, la vita è un'avventura da vivere, non un problema da risolvere stando lì a sognare cose, bisogna scendere un pochino più coi piedi per terra. Questo era quel che ho visto per te in questo momento. Adesso ti parlo di futuro, che cosa porta il 2023? Mh? Vediamo un po'. Per il fiocco di neve, ma nel 2023 io ti vedo comunicare tanto. Ci vedo comunicazioni. Ehm, e ci vedo che tu andrai ad incrementare, un lavoro, può essere un'attività o tu stesso, a contatto, di persone, come se tu potessi esibirti
di fronte a un pubblico facendo un qualcosa. Qui si parla anche, volendo, di social, internet, Facebook, Instagram, mh? E quindi io ti vedo esibirti o far vedere molto di te agli altri, incrementare questa cosa. Probabilmente rimettersi in gioco può essere che ci dicano queste carte. Non a caso abbiamo qui comunicazioni, mh. Abbiamo un parlare, un comunicare, quindi per il fiocco di neve, allora il fiocco di neve o che diventa famoso o famosa perché o comunque va ad incrementare molto questo farsi vedere, questo mostrarsi, ehm, o esibirsi in un qualcosa. Mhmm, qua, io penso che nel 2023, a seguito di una conoscenza che hai già fatto, che farai insomma, io qua ci vedo mettere su casa, nonché famiglia volendo, con un 10 di coppe. Io penso che tu troverai, o magari hai già trovato e vai a consolidare, un rapporto, ehm, con una persona giusta per te. Una persona, ehm, insomma, la persona che aspettavi fondamentalmente, perché io ci vedo qua con questo 2 di coppe, mhmm, un qualcuno molto, complementare con te, la persona giusta fondamentalmente, mh? E va a concretizzarsi, ecco, un qualcosa che può essere, un matrimonio, una convivenza, mettere su casa anche, insomma qui mi fanno vedere questo. Mhmm, Sentimentalmente parlando ci vedo qualcosa che si concretizza, nonché potrebbero anche essere figli, perché con un 10 di coppe ci vedo anche quelli. C'è qualcosa che tu lascerai andare? Forse i dubbi che hai in questo momento, con questa, vedi c'è la luna e un 5 di spade. Tutti questi dubbi che hai in questo momento circa questo qualcosa che posso averti illustrato prima, mh, si lasciano andare. Quindi, mhmm, lasciamo andare tutti questi dubbi e queste paure, guarda. Qui abbiamo un re di coppe e un 8 di denari. Per intraprendere, impegnarsi, riguardo un qualcosa in cui tu credi veramente. Quindi se adesso c'è un qualcosa che ti spaventa, perché fondamentalmente il messaggio è un po' quello, smetterà di preoccuparti, mh, per concretizzarsi nel modo in cui tu immagini. Mh? Vedo però che in questo futuro è possibile che ci siano persone che anche in maniera fastidiosa, perché c'è la forza sotto, vanno un po' ad intromettersi, oppure dalle quali tu dovrai anche un po' difenderti. Difendi ciò che ti conquisterai, parlo al futuro, perché qui è una conquista che tu andrai a fare, in una situazione, in questo 2023, e devi difenderlo, perché pare che, dall'esterno, ecco, possono esserci persone che vanno ad intromettersi e quindi tu debba difendere ciò che ti sei conquistato o conquistata, mh? Che poi fondamentalmente è una certezza, era un qualcosa che è come un po' realizzare il sogno di una vita. Ecco, mi viene da dirti questo.
come se si, realizzasse il sogno di una vita, mhmm, per te nel 2023, guarda. Io penso che potrebbe essere nei mesi più caldi, oppure verso l'estate, e se anche prima meglio ancora, perché qui c'è una certezza, un qualcosa che tu sapevi che doveva succedere, e io lo vedo succedere in questo anno nuovo. Attenzione a chi invece si intromette, perché possono essere anche persone gelose o invidiose di quello che conquisterai tu. Quindi, difendiamo ciò che è nostro, fiocco di neve, o ti toccherà difendere, ciò che è tuo, eh. Quindi ho visto questo per te. Vedi, ci impegneremo in questo qualcosa che finalmente nel 2023 andrà a concretizzarsi per te. Una famiglia, una casa, una convivenza, dei figli, queste cosine qua ci vedo. Adesso ti chiedo di pensare ad una domanda e vado a darti una risposta secca con gli arcani maggiori, che può essere un sì o un no, in base alla domanda che tu fai per il fiocco di neve. Vediamo un po'. Cosa ci dicono per te? Il sole, la papessa e le stelle. Beh, qui, quello che hai chiesto tu è in assoluto un sì. Mh. Vedi che non a caso la carta del sole assomiglia anche molto, a questo 2 di coppe. In sostanza è un sì, è la manifestazione di un qualcosa che tu già senti in questo momento, hai la percezione che questa cosa debba andare a succedere, e con questa carta delle stelle finale, cosa ti devo dire? Un sì in assoluto. Sono È come se tu avessi la sensazione o l'intuizione che questa domanda che hai fatto sia un sì o debba andarsi a realizzare in una determinata maniera. Non a caso qua avevamo anche il mago, e la papessa è un po' come il mago al femminile, no, è una donna molto intuitiva, un qualcuno che, con una spiccata intuizione, che sa molto bene quel che si fa. Di fatto vedi, la chiave ce l'ha in mano lei. Quindi, in base a quello che tu hai pensato, non posso altro che dirti un sì, mh, in assoluto. E adesso vado a darti un messaggio in scrittura automatica, in base un po' a quello che mi verrà da dirti. Vediamo un po' per il fiocco di neve. Mh. Mh. Prossimamente ti troverai
ehm, a pranzo oppure cena con una persona, un uomo o una donna, che indossa un abito o degli abiti colorati o chiari, quindi un abito chiaro. Mh. Ci vedo del colore. Cos'era in questo vestito, in questo abito. Mh. O comunque può essere anche bianco. E ti sentirai dire da lei o da lui queste parole. Non mi aspettavo di trovarti qui. Ti trovo cambiata o cambiato, ehm, molto brillante. Brillante si intende, mhmm, gioiosa, felice, Cosa ti è successo in questi ultimi mesi? È una domanda che ti farà. Dunque qua si dice, prossimamente ti troverai a pranzo oppure a cena con una persona che indossa degli abiti colorati o quasi sicuramente chiari, bianco, grigio, insomma, una cosa di questo tipo. Ti sentirai dire da lei queste parole: "Non mi aspettavo di trovarti qui. Ti trovo cambiata, molto brillante. Cosa ti è successo in questi ultimi mesi?" È una domanda che ti farà questa persona. Curioso questo messaggio. Pare che prossimamente può essere anche in queste feste, un incontro con un qualcuno, come ti ho descritto qua. E questo era il messaggio per te, mhmm, fiocco di neve. Penso che, tu mi abbia capita, Stavo pensando se riuscivo ancora a dirti, un qualcosa, anche un po' in base a queste carte che sono uscite per il fiocco di neve. Ma, mhmm, penso che qui per questo 2023 tu vedrai manifestarsi per te quel qualcosa che hai sempre pensato che sarebbe successo. Hai un pensiero in questo momento e questo qualcosa andrà a manifestarsi. Io lo vedo, uhm, probabilmente verso i mesi caldi, magari non subito in questi primi mesi del 2023, pochino dopo, dalla primavera in poi. Questo era il messaggio per te. Fiocco di neve, allora ti dico adelante, mh?
con oggi abbiamo finito. Io vi ringrazio per avermi seguita. Vi auguro, come sempre, una buona settimana, perché domani è lunedì e ci avviciniamo sempre di più al Natale, al fine anno, ma ci faremo ancora gli auguri. E come al solito vi saluto dicendovi: cuoricini, cuoricine, adelante, ciao!